Ciao a tutti ragazzi, sono Andrea e benvenuti in un nuovo video. In questo video voglio mostrarvi come realizzare un grafico a torta grazie a Matplotlib su Python. In particolare volevo rappresentare quelle che sono le medie dei sondaggi, cioè partendo dai dati che si hanno sulle percentuali di voto delle preferenze dei vari partiti, riuscire a rappresentare all'interno di un grafico a torto che in qualche modo magari potrebbe rappresentare in un sistema di voto proporzionale la spartizione del Parlamento. Ok? In particolare utilizzerò i dati di Utrend, che è un sito dal quale si riescono a ottenere tante informazioni, soprattutto statistiche, su elezioni e dati elettorali. La mia idea è quella di andare a prendere l'ultimo aggiornamento dei dati di tutti i partiti, nel quale però voglio aggiungere anche cambiamo. Quindi iniziamo a programmare. Importiamo matplotlib, sempre come negli altri casi, e dovremo utilizzare i grafici pie, quindi i grafici a torta. Vorrei mostrarvi il più possibile queste proprietà che possiamo definire nei grafici. Iniziamo innanzitutto definendo i dati, altrimenti non possiamo rappresentarli. Iniziamo con i partiti. Parti. Utilizzo le abbreviazioni come sempre. Allora, ho fatto Lega, PD, Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia e cambiamo il partito di Giovanni Toti. Bene, valore, ovvero la percentuale che si trova dei sondaggi, andiamola a prendere qua. Ecco qua, sono andato quindi a inserire tutti i valori per ogni partito. Andiamo a vedere un attimo la somma di tutti i valori. Come vedete la somma non è pari a 100 perché probabilmente ci sono degli altri mini partiti che non sono stati considerati all'interno di questa media dei sondaggi. Ok? Quindi tenete in conto che la somma non fa 100. Andiamo avanti. Andiamo a definire il nostro grafico. Quindi faccio plt.title, lo chiamo grafico preferenze a torta, plt.py e vediamo un po' i dati nella prima posizione, quindi scrivo direttamente value. Ricordate, non dovete scrivere x uguale value se lo mettete come prima posizione, ok? Il valore che volete definire dovete scriverlo soltanto se non inserite nella posizione corretta, ok? Quindi andiamo a vedere con plt.show che cosa otteniamo. Otteniamo un grafico di questo tipo, illeggibile, ok? Come prima cosa dovremo andare in qualche modo a inserire delle labels, ok? Quindi labels list, quindi posso andare a scrivere labels uguale party e otteniamo automaticamente la posizione prefissata al di fuori del cerchio, ok? I colori non ci soddisfano per niente. È conveniente andare a scegliere i nostri colori in modo da riconoscere anche visivamente un partito rispetto al colore col quale è definito. Il suo simbolo comunque genericamente viene assegnato a lui nelle elezioni. Andiamo a vedere in colors. Alcuni di questi colori sono già predefiniti, cioè blu, green, rosso, ciano, magenta, ok. Quindi alcuni li possiamo già andare a inserire, quindi faccio col, il senso di colori, dove vado a inserire, vedete, green per la Lega. Per il PD manca l'arancione, quindi diciamo, scrivo qua arancione in modo da ricordarmi poi di andarlo a sostituire. E vado avanti con i vari partiti, quindi Yellow 5 Stelle, Blu Fratelli d'Italia, Ciano per Forza Italia, Rosso Liberi Uguali, Italia Vita Magenta, Azione facciamo blu scuro, Più Europa giallo, similmente giallo, Europa Verde facciamo verde scuro o chiaro e cambiamo tipo un arancione, ok? I colori non definiti già in questa lista possiamo definirli in due modi.
o dando una scala di grigi dove varia tra 0 e 1, dove immagino che lo 0 sia il nero e l'1 sia il bianco, perché sapete il nero è l'assenza di colore, mentre il bianco è la presenza di ogni colore. Altrimenti si può utilizzare la comodissima codifica in rosso, verde e blu, dove G sta per green, molto importante, dove questi valori li esprimi nel range 0-1, quindi 0, nessun rosso, 1, presenza di rosso massimo, diciamo. Quindi se vogliamo rappresentare il colore rosso, dobbiamo dare 1 a rosso, 0 a verde e 0 a blu, ok? Se volete rappresentare i colori intermedi, dobbiamo utilizzare un misto di questi valori. La scala 0-1 è divisa in 255 intervalli, che sono rappresentati in esadecimale da due cifre, quindi lo 0 sarà 00 e 1 in esadecimale sarà rappresentato da FF, quindi 255. FF perché? Perché essenzialmente rappresenta tutti i valori di un byte, perché un numero esadecimale si rappresenta con 8 bit, ok? Quindi qua stiamo parlando di un byte per ogni colore. Qua c'è una descrizione di quello che vi ho appena detto, quindi il bianco è l'insieme di tutti e tre i colori, quindi FF, FF e FF, quindi come se fosse 1, 1 e 1, ok? Il nero è l'assenza di ogni colore, quindi 0, 0, 0, ok? Questa qua è letteralmente una tupla dei tre colori. Se vogliamo rappresentare un rosso, vedete, abbiamo due F e tutti gli altri zeri. Se vogliamo renderlo più chiaro, dobbiamo mano a mano aumentare il valore degli altri due colori fino a che non raggiungiamo il bianco. Se vogliamo avvicinarci al nero, dobbiamo mano a mano diminuire l'effetto del rosso e otteniamo dal rosso al marroncino fino al nero. La stessa cosa con il blu. Se vogliamo definire i colori intermedi come il giallo, è formato dal misto tra il rosso e il verde, quindi FF, FF. Il ciano è il misto tra il verde e il blu, il fucsia, e il misto tra il rosso e il blu. Vi lascio questo link in descrizione per poter giocare con la codifica in red, green e blu. È molto molto importante. Quindi proviamo a definire i colori che non sono riuscito a utilizzare. Un arancione è tipicamente definito da un rosso molto acceso, un verde a metà valore e nessun blu. Quindi torniamo qua, il colore si assegna così, colors uguale col. Ecco qua. Poi voglio utilizzare un'altra funzione di Matplotlib che è explode, perché vedete qua c'è una grande concentrazione di piccoli partiti. Quindi se io vado a definire un vettore esplosione, vedete, richiede un array like dove 1 è pari al raggio, quindi crea un offset pari al raggio. Quindi se io metto per esempio 1 alla lega e vado a definire l'explode, ora qua è inutile definire questo perché è tutto in ordine, scrivo direttamente exp, vedete la lega è traslata di 1, vedete l'origine è traslato del raggio. Qua se ci fosse una circonferenza toccherebbe questo punto. A me non interessa far vedere di qui la lega, ma gli ultimi partiti, quindi vado a definire, non so, uno 0,5 agli ultimi 3, vediamo che cosa succede. Perfetto, e magari definiamo un offset minore agli ultimi 3 rimanenti, perché sono un po' più grandi. Perfetto. Questo grafico è perfetto. Andiamo avanti con le nostre proprietà che possiamo assegnare. Con AutoPCT posso definire anche un'informazione che vado a inserire all'interno del mio grafico come stringa. Printami fino alla seconda cifra decimale, quindi printami.2f, f sta per float, quindi un valore float, però printimi anche per cento, quindi fammi vedere la percentuale. Se vi ricordate, la somma di tutti questi numeri non faceva pari a 1. In questo modo invece vedremo la percentuale se fossero la somma di tutti quanti pari al 100%, quindi fa una proporzione essenzialmente. Ecco qua, vedete il valore sarà leggermente superiore
Questo qua non mi piace tanto, vado a modificarlo. Perfetto, azione forse troppo scuro, ma dai, va bene così, è solo un esempio. Ecco qua, il nostro grafico è cambiato ancora. Poi un'altra opzione può essere questa, mi dice a che distanza posso andare a modificare questa informazione rispetto sempre al raggio. Possiamo aggiungere una shadow, quindi shadow true, vedete crea una piccola ombra, e poi ci sono altre informazioni, insomma c'è la label distance che ti dice dove posizioni questa label, quindi chiede di nuovo un valore per tutti. Lo start angle, perché io posso dire io non voglio che parta da qua, ma parte da qua, quindi aggiungiamo uno, perché vedete parte sempre diciamo dall'asse X e poi da qua tende a ruotare l'informazione in verso antiorario. Se faccio start angle uguale 90 gradi, parte da qua sempre in senso antiorario. Ora eliminiamo perché non mi piace. Con counterclock posso cambiare, vedete per default è true, se metto false l'orientamento sarà in senso orario, quindi parte sempre dall'asse X perché abbiamo definito un angolo di start pari a 0 e poi ruoterà in senso orario. Infine, per esempio, possiamo cambiare il valore del raggio. Questo qua di default è pari a 1, se lo faccio pari a 2 aumenta la grandezza, però poi va, per esempio, a sballare la posizione del titolo, che quindi dovrà andare a modificare. Insomma, potete, come sempre, andare a modificarlo, il centro, il frame, potete fare tutto quello che volete, potete anche ruotare le labels, quindi fare degli orientamenti particolari, potete modificare il vostro grafico nel modo che preferite. Questo è il bello di Python. Poi da un grafico a torta, per esempio, potreste passare a un grafico a ciambella, un po' come dire, l'anello del Parlamento. Per esempio andando a disegnare un cerchio all'interno del grafico. Potete fare tutte le modifiche che volete. Dai, se il video vi è piaciuto, ragazzi, iscrivetevi al mio canale, mettete like al video e commentate. Spero vi sia piaciuto, spero di essere stato chiaro e ciao a tutti. Ciao da Andrea.